Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Quello che sto per raccontarvi oggi non è solo un evento, non è solo una notizia. È qualcosa di più profondo. È una storia fatta di emozioni, di simboli, di incontri e di parole che lasciano il segno. Una storia che ha come protagonisti due volti amatissimi della televisione e del cinema, Demet Özdemir e Can Yaman. Chi segue da anni il mondo dello spettacolo turco conosce bene questi due nomi. Li abbiamo visti crescere, cambiare, affrontare momenti difficili e vivere periodi di grande successo. Li abbiamo visti insieme in una delle serie più amate, Erken Çikus, dove la loro chimica ha incantato il pubblico e creato un legame che va oltre la finzione. E da allora, tutto ciò che li riguarda suscita attenzione, emozione, coinvolgimento. Ma oggi non parleremo solo di ciò che è stato tra loro. Parleremo di ciò che sta accadendo ora, e di quanto sia potente e importante vedere due persone come loro unire le forze per un messaggio che va ben oltre il gossip. L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, è stata celebrata in tutta la Turchia con eventi, dibattiti, manifestazioni e iniziative speciali. In un contesto in cui i diritti delle donne sono spesso messi alla prova, questa giornata assume un valore ancora più forte. E in uno degli eventi principali, organizzato nel cuore di Istanbul, Demet e Can sono apparsi insieme, di nuovo uno accanto all'altra, non per recitare, ma per sostenere una causa comune. L'attesa era altissima. Nei giorni precedenti l'evento, i social erano esplosi, i fan speravano in una reunion pubblica, anche solo per qualche minuto. E così è stato. Demet è arrivata per prima, accolta da un pubblico entusiasta. Indossava un abito elegante ma semplice, il suo sorriso era genuino, e il suo sguardo fermo, determinato. Quando ha iniziato a parlare, la sala è piombata nel silenzio. Ha parlato di femminilità, di forza interiore, di libertà, ma anche di fragilità, di pressioni, di sogni messi da parte. Le sue parole non erano slogan, ma esperienze vissute. Poi, con un leggero ritardo, è arrivato Can Yaman. Alto, elegante, carismatico. Il suo ritorno in Turchia, anche se temporaneo, ha fatto notizia. Ma non era lì per farsi fotografare. Era lì per esserci, per sostenere, per partecipare. Quando i due si sono abbracciati sul palco, la folla ha reagito con un lungo applauso. C'era commozione, nostalgia, ma anche rispetto. Rispetto per due persone che, nonostante tutto, scelgono ancora una volta di esserci l'uno per l'altra, almeno per una causa che entrambi sentono profondamente. Nel loro intervento congiunto, Demet e Can hanno toccato temi importanti, la rappresentazione delle donne nei media, la pressione sociale, le opportunità negate, la necessità di creare spazi sicuri. Demet ha detto una frase che è rimbalzata ovunque. Non voglio essere forte per obbligo. Voglio poter essere fragile senza essere giudicata. Parole forti, vere, che molte donne hanno sentito proprie. Can, dal canto suo, ha ricordato l'importanza dell'educazione, del rispetto che si impara da piccoli. Ha parlato delle donne che lo hanno cresciuto, ispirato, supportato. E ha concluso dicendo: un uomo non perde nulla nel rispettare una donna. Anzi, si eleva. Ma l'evento non si è limitato ai discorsi. Demet e Can hanno lanciato ufficialmente una campagna solidale chiamata Birlikte Güçlüyüz, Insieme siamo forti, il cui obiettivo è sostenere donne e bambini in difficoltà. Il progetto prevede borse di studio, corsi di formazione professionale, supporto psicologico e attività per i bambini delle madri sole. Un'iniziativa concreta, nata dalla consapevolezza che il cambiamento parte dalle azioni quotidiane, non solo dalle parole. Durante il pomeriggio si sono svolti laboratori creativi, sessioni di yoga, letture teatrali. Demet ha partecipato a un laboratorio di scrittura con un gruppo di ragazze adolescenti. Ha letto i loro testi, le ha incoraggiate, le ha ascoltate. Can ha giocato con i bambini, parlato con i volontari, e ha detto una cosa che molti hanno sottolineato. Non sono qui come celebrità. Sono qui come uomo, come figlio, come fratello. Perché se oggi possiamo parlare, è grazie alle donne che ci hanno insegnato a farlo.
La giornata si è conclusa con un grande concerto. Atmosfera di festa, sì, ma anche di speranza. Nel loro saluto finale, Dimet e Khan si sono detti grati. Non per il successo, non per i riflettori, ma per l'opportunità di usare la propria visibilità in modo utile, umano, necessario. E per quanto riguarda il loro rapporto personale? La verità è che non hanno bisogno di dire nulla. La loro presenza insieme, il modo in cui si guardano, si ascoltano, si rispettano, è già una risposta. Forse non sono più una coppia nel senso romantico. Ma sono una coppia nel senso più nobile del termine, due persone che condividono una visione, un impegno, un'energia. I fan, da parte loro, hanno reagito con amore. I social si sono riempiti di messaggi. Non importa cosa siano. Importa cosa fanno. Ecco cosa significa essere un esempio. Li vogliamo vedere ancora insieme, in qualunque forma. E in effetti, certe connessioni non si spezzano mai del tutto. Possono cambiare forma, diventare amicizia, alleanza, collaborazione. Ma quando c'è sincerità, rispetto, e un vissuto comune profondo, qualcosa resta. Qualcosa che nemmeno il tempo può cancellare. Quella dell'8 marzo non è stata solo una giornata di eventi. È stata una testimonianza vivente. Un esempio di come lo spettacolo possa incontrare l'impegno sociale. E forse, nel vedere Dimet e Khan di nuovo insieme, molti hanno ritrovato anche un po' di fiducia. Nelle relazioni vere, nella possibilità di ricominciare, nella bellezza dei legami che resistono. Grazie di cuore per avermi seguito fin qui. Se questo racconto vi ha toccato, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. A presto, con nuove storie, nuove emozioni, e sempre con il cuore aperto.